Salve a tutti, grazie di essere qui. Beh, eccoci qua. Vi presento Jack01, il nostro nuovo prodotto che è stato ideato e sviluppato interamente in 01 Informatica. Jack, come avete potuto vedere, è un cane e, come tutti sappiamo, il cane è il miglior amico dell'uomo e noi in 01 Informatica siamo assolutamente certi che Jack diventerà il miglior amico di tutti gli utilizzatori di codice 01. Ma chi è Jack? Jack è un bot di Telegram. Telegram, come molti di voi sapranno, è il famoso servizio basato sul cloud che insieme a WhatsApp, Viber ed altri domina il mercato della messaggistica istantanea. Ma cos'è un bot? I bot non sono altro che degli utenti artificiali di Telegram con cui si può scambiare messaggi, interagire, chiedere e ricevere informazioni. Iniziamo col dire che Jack è poliglotta, infatti sa parlare italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. Però Jack appunto è un cane e come sappiamo i cani rispondono ai comandi. Noi in 01 Informatica abbiamo già insegnato molto a Jack e questa panoramica che andiamo a vedere vi servirà per capire le potenzialità del prodotto e capire come meglio adattarlo alle vostre esigenze. Insomma, cosa potreste insegnare a Jack per aiutare il vostro business? Iniziamo dando una rapida occhiata all'architettura di Jack, capire su cosa si basa questo scambio di messaggi. Il messaggio parte da un vostro client Telegram che può essere installato su qualsiasi smartphone, tablet, Android, iOS o anche su PC. Il messaggio viene inviato al server centrale di Telegram e da questo reindirizzato al nostro Jack01. Jack01 capirà mittente e destinatario dei messaggi e saprà a chi reindirizzarlo. Jack01 è completamente integrato con codice 01, ma può essere utilizzato anche con un ERP generico, diverso da codice 01. Inoltre può accedere a dati anche di terzi, come ad esempio API Layer, Google Maps o servizi che possano fornire informazioni in tempo reale. Ma andiamo a toccare con mano di cosa è capace Jack, dai. Dopo questa breve introduzione iniziamo quindi a vedere a quale tipologia di utenti si rivolge appunto Jack01 e possiamo dividerle in due categorie principali, quindi gli utenti che sono interni all'azienda, quindi gli utenti degli ERP, in questo caso appunto codice 01, quindi utilizzatori di codice 01 e utenti esterni all'azienda. Quindi clienti, fornitori, in generale contatti, persone con cui avete contatti giornalmente per il lavoro. Questi tipi di utenti poi appunto possono concorrere a formare quelli che sono i gruppi che sono gestiti da Telegram, quindi gruppi di utenti di più persone a cui Jack01 può inviare un messaggio in broadcast e quindi tutti insieme vedranno questo messaggio e questo servirà appunto ad avere rapido accesso ad informazioni dell'ERP piuttosto che a comunicazioni aziendali, eccetera. Andiamo quindi a vedere come si imposta un utente di Jack01 all'interno di codice e quali aiuti ci dà appunto Jack per questa impostazione. Allora, qua siamo, questo che vedete a destra è il mio telefono, quindi iniziamo subito a prendere mano di come si accede a Jack. Con la ricerca di Telegram, okay, quindi con questa lente di ingrandimento in alto, voi potete cercare Jack nella ricerca. Se scrivete Jack by 01 Informatica, ok, iniziate a scrivere Jack by 01, lui appare, ok? E cliccandoci verrà aggiunto al vostro elenco contatti e potrete inviargli un messaggio. La schermata che riceverete sarà esattamente questa, ok? Cliccando il pulsante Start in basso, ok? Lui vi invierà un messaggio di benvenuto. Facciamo una prova. Ecco, vedete che Jack mi ha risposto in questo caso, ok? Questo è tutto live, ok? Questo è il mio telefono, eccolo qua, ok? E quindi Jack mi ha risposto, però come potete vedere non mi ha riconosciuto. In questo caso mi sta dicendo ciao, il tuo ID è questo, perché come ogni
ogni device Telegram, ogni account Telegram, diciamo, ha il suo ID identificativo, e questo è unico per persona, non solo per persona, ma proprio per account Telegram, ok? Questa è una cosa personale. Ed ecco che appunto Jack mi dice: il tuo ID è questo, comunica agli amministratori per diventare mio amico. E cosa c'è da fare in questo caso? Le strade sono due, ok? O questo messaggio arriva da un utente di codice 01, oppure da un cliente, ad esempio da un fornitore. Prendiamo il primo caso, in cui questo ID è un utente di codice 01. Basterà quindi andare nella tabella utenti. Ok, questo codice viene dato a un amministratore del sistema e basta inserirlo all'interno dei dati anagrafici sotto Telegram ID 730 10 72 24. Ok, a questo punto registriamo. Ok, facciamo una prova adesso ad inviare nuovamente ciao, ed ecco che Jack mi ha riconosciuto. Ciao Alessandro, il tuo ID è questo, sono pronto, chiedimi pure quello che vuoi. E quindi lui adesso sa chi sono. Oltre a sapere chi sono, sa anche che tipo di utente sono, e questo è molto importante, e lo vedremo dopo sotto, diciamo, per la questione autorizzazioni. Facciamo un'altra prova, togliamo questo Telegram ID da qua, ok, e proviamo a metterlo ad esempio ad un cliente, ok? Andiamo sull'anagrafica, prendiamo un cliente, andiamo in rubrica e supponiamo che nella rubrica qua, diciamo, io metto il mio Telegram ID 730 10 72 24 e il riferimento, e lo chiamo, che ne so, Ale vendite. Ok? Adesso proviamo a scrivere nuovamente ciao, ed ecco che mi ha riconosciuto. Ciao alle vendite, il tuo ID è questo. Quindi Jack riconosce che tipo di utente sono, e questo sarà molto importante per i messaggi successivi, le autorizzazioni, eccetera, che appunto stiamo per andare a vedere. Quindi, fatta questa breve panoramica sulla tipologia di utenti, adesso andiamo a vedere in specifico che cosa sa fare Jack. Come abbiamo detto nell'introduzione, Jack riesce a capire i messaggi che gli inviamo e tramite una sua intelligenza a decodificare le informazioni aggiuntive e a fornirci risultati basati su queste. Il primo comando che andremo a vedere è il comando info, che, come dice il nome, appunto ci fornisce informazioni, in questo caso di tipo anagrafico, su qualsiasi soggetto che è nella nostra rubrica. Andiamo a vedere un caso che ho creato in particolare. Abbiamo nella nostra anagrafica questo cliente che si chiama Garden Maestro. Ok, la nostra ricerca, vediamo che scrivendo maestro risulta solo un soggetto. Se al nostro Jack gli scriviamo appunto info maestro, ok, quindi il comando più le informazioni aggiuntive, Jack tramite sua intelligenza andrà a decodificare le informazioni che sono state inserite e a darci un risultato basato su questo. Facciamo una prova. Ecco qua, innanzitutto vedete che è molto veloce, la risposta è immediata, ed ecco che Jack ci ha dato le informazioni basate su quelle che abbiamo scritto, quindi ragione sociale, indirizzo e contatti della rubrica, telefono con il riferimento, cellulare, email, e qua c'è la prima cosa carina, cioè qua è stato contattato anche un servizio terzo, API Layer, che grazie all'indirizzo fornito ha decodificato le coordinate e ci ha fornito una mappa per la navigazione in tempo reale dal nostro dispositivo. Infatti, se ad esempio noi cliccassimo su la mail, qua aprendo il link mail to, lui ci vuole far inviare appunto una mail. Mentre invece, tornando appunto sul nostro Telegram, cliccando sulla mappa, ecco qua che ci dà la mappa con il punto esatto che è stato inserito nell'indirizzo, e tramite il pulsante Directions lui apre il programma di navigazione
che sta sul nostro device per appunto iniziare la navigazione. Questo è un dispositivo Android, in questo caso quindi è Google Maps e mi dice esattamente ok, dalla tua posizione alla destinazione servono esattamente 2 ore e 30 minuti. Quindi questa è una cosa importante che può fare comodo per ricevere appunto informazioni in modo veloce e rapido. Tornando al nostro device Telegram, probabilmente qualcuno si è fatto questa domanda, dirà, ma cosa succede se ad esempio ho più di un risultato? Come posso essere sicuro che Jack mi darà la risposta corretta? Proviamo ad esempio a inviare il messaggio info su un set, ok, di risultati dove ne abbiamo più di uno. Se ad esempio noi scriviamo info poinsettia, ecco qua che appare per la prima volta la scelta multipla. Cosa vuol dire? In tutti i comandi che abbiamo implementato in Jack, se lui capisce che non può darvi un risultato certo, vi chiede a voi di scegliere. Okay? Questo l'abbiamo chiamato gestione multimessaggio, okay? E servirà, vedremo anche dopo, ad uno scambio risposta richiesta continuo con Jack, perché non è detto che la prima informazione che voi gli inviate sia sufficiente. Lui vi farà altre domande o vi chiederà cose aggiuntive per darvi l'informazione giusta o per eseguire esattamente il comando che voi volete. Se noi ad esempio scegliamo il risultato 1, quindi ok, cliccando con il dito sul pulsante 1, come ho fatto io in questo caso, ok, lui ha preso il primo risultato. Eccolo qua, Poinsettia Word ci aveva chiesto cosa scegliere e la stessa cosa, quindi informazioni anagrafiche più la mappa per la navigazione. Se torniamo un attimo su, vediamo che le scelte potevano essere due e poi abbiamo anche queste altre opzioni che vedremo dopo. Queste ci permettono di interrompere una gestione multimessaggio con Jack, che ad esempio potrebbe essere anche di 2-3 messaggi e voi a un certo punto avete capito che avete sbagliato e dicendo stop fermate tutto o con back tornate indietro, ma questo lo vedremo nei messaggi successivi. Per ora l'importante è che abbiate visto e compreso le potenzialità del comando info. E ora andiamo avanti. PDF, come si evince dal nome, è un comando che serve appunto per farsi inviare da Jack un documento. Può essere un ordine, può essere una fattura, può essere una bolla, qualsiasi documento sia gestito all'interno di codice 01. Vediamo come funziona e vediamo anche un altro aspetto di Jack di cui ancora non avevamo parlato, cioè la sicurezza interna. Se noi ad esempio scriviamo come documento, ne avevo preparato uno con codice OCT e numero 1 e diamo il messaggio, vede che Jack ci risponde subito e dice l'utente non è autorizzato al comando selezionato. Ecco, qua diciamo dobbiamo introdurre il concetto di sicurezza di Jack, perché oltre alla sicurezza di codice 01, quindi autorizzazioni, appartenenza diciamo di un cliente al parco di un agente, eccetera, eccetera, Jack introduce un ulteriore livello di sicurezza proprio per garantire che le informazioni non vadano a finire appunto in mani sbagliate o a persone che non devono vederle. Quindi una volta che viene inviato un messaggio, prima di entrare diciamo nel ramo dei vari controlli di codice 01 c'è un ramo ulteriore gestito interamente da Jack che è molto semplice e vediamo appunto come è fatto. È gestito attraverso una tabella all'interno di codice 01 che si chiama autorizzazioni Telegram. Questa tabella fa sì che gli amministratori possano autorizzare o non autorizzare del tutto, ok, un comando a un determinato utente. Qui si parla ovviamente di utenti interni all'ERP, a codice 01, ok? Per quanto riguarda i contatti, clienti, fornitori, eccetera, lì valgono ovviamente le classiche autorizzazioni di codice 01. Un cliente potrà vedere solo i suoi documenti, fornitore, eccetera, e fornitore lo stesso, eccetera. Quindi da quel punto di vista non cambia niente. Oltre al fatto che poi anche per quanto riguarda gli utenti interni queste autorizzazioni sono quindi cumulate a quelle di codice 01. Se un utente interno ad esempio è un agente, anche se fosse autorizzato al comando PDF ad esempio,
lui non potrebbe vedere PDF di altri agenti. Questo perché è gestito dalla sicurezza di codice 01. Quindi abbiamo un doppio livello di sicurezza, oltre a quello gestito da codice 01, Jack ne introduce un altro. Andiamo quindi ad aggiungere l'autorizzazione al comando PDF per il mio utente, registriamo e adesso riproviamo ad inviare il messaggio con il numero del documento. Ovviamente il numero può essere scritto in vari modi, 1 OCT, OCT1, OCT-1, Jack cercherà di decodificare il messaggio all'interno e se troverà un unico documento vi invierà quello, ovviamente se siete autorizzati, quindi se la doppia autorizzazione comunque è rispettata, altrimenti anche qua vi fornirà una scelta multipla per chiedervi quale documento volete vedere. Proviamo. Ok? Inviamo il messaggio ed ecco qua che mi risponde subito: documento CT trovato, vado a scaricarlo, ok? E qua quindi il tempo di andare a recuperarlo, ok, e di inviarcelo ed eccolo qua, OCT 2022-1, questo è il nostro documento, lo possiamo aprire quindi con la visualizzazione, qua ho dato un like per sbaglio, la visualizzazione PDF ed eccolo qua il nostro documento, ok? Che possiamo quindi poi a questo punto attraverso le funzionalità di sistema inviarlo, scaricarlo, aggiungerlo ai nostri archivi, eccetera, eccetera. Quindi questa è la gestione appunto del comando PDF da parte di Jack. Il comando status è un comando che ci serve per conoscere lo status di un ordine. Quello che andiamo a vedere lo vedremo come esempio sul modulo PPS di codice 01, ma è esteso a tutti i moduli in cui si possono inserire ordini. Quindi il PPM, i fiori, la frutta, lo standard. Quindi tutti i moduli che permettono l'inserimento di ordini hanno questa integrazione con Jack. Andiamo a vedere come esempio questi tre ordini che abbiamo creato. Il primo, il numero 5, partendo dal basso, è un ordine da confermare, il quarto è confermato ma non in spedizione, mentre il terzo è un ordine che è in spedizione, lo possiamo vedere dal modulo spedizioni PPS, vediamo che quest'ordine è appunto preparato ma non ancora spedito. Andiamo a vedere quindi come si comporta Jack se andiamo a interrogare, torniamo un attimo su elenco documenti per avere la situazione chiara, uno di questi ordini. Proviamo ad esempio a inserire il comando status OCT5 ed ecco che Jack ci risponde subito, ci dice l'ordine 2022 OCT5 non è confermato, è in consegna week 44, ok? La quantità ordinata sono 1000 pezzi, 2 colli e questo è l'indirizzo di consegna, quindi a seconda che sia stato inserito il luogo di consegna o l'indirizzo anagrafico del cliente. Se proviamo invece con il quarto, vedremo che cambierà perché quest'ordine è appunto confermato, è un ordine fotocopia dell'altro, l'abbiamo inserito apposta, però questo appunto è stato confermato. Informazioni più dettagliate vengono invece date se l'ordine è in consegna in quel momento, quindi questa è un'informazione utile per quegli utenti, clienti ad esempio, che appunto hanno un ordine in consegna in quella settimana e vogliono sapere qual è lo status dell'ordine esattamente in quel momento, perché ricordiamo che Jack accede ai dati in tempo reale, quindi non è un'informazione calcolata o messa a disposizione ogni tot minuti o ore. Jack interroga la situazione in quell'esatto momento e la fornisce in tempo reale. Proviamo ad esempio a fornire a Jack informazioni come status OCT3 ed ecco che qua ci fornisce più informazioni, ci dice che è confermato e si popola anche la parte di status consegne e ci dice che questo numero spedizione 11.511 è in preparazione e 1515 pezzi della quantità ordinata sono in preparazione, 15 colli, quindi esattamente l'ordine intero, appunto come si vede anche dalla situazione spedizione, qui è tutto confermato che sta per essere spedito. Quindi in questo modo il cliente ha una panoramica della situazione della spedizione in tempo reale e questo è un grande vantaggio perché l'accesso al dato, alle informazioni è molto più veloce che far in altro modo.
Il comando view è un comando pensato per gli utenti che lavorano in contabilità, ma anche per gli agenti che ad esempio vogliono tenere sott'occhio la situazione di un loro cliente. Che cosa fornisce questo comando? Fornisce una panoramica sul soggetto che ci dà un'informazione per quanto riguarda appunto il suo rischio, il suo rating, le sue scadenze aperte, i pagamenti e lo storico ad esempio dei suoi ordini, eccetera. Vediamo come funziona. Basta scrivere view e il soggetto che vogliamo interrogare. Prendiamo ad esempio Biagianti, che è uno dei clienti che stanno da noi nella grafica. In questo caso appunto Jack andrà a cercare il cliente e ci fornisce un PDF con questa informazione, quindi il dato non è testuale ma è un PDF e quindi può essere salvato, stampato, inviato per email, gestito a 360 gradi. Se lo andiamo ad aprire adesso scopriamo un'altra delle funzionalità di Jack. Proviamo ad aprire e vedete che ci dice che questo file è protetto. Questo l'abbiamo fatto apposta. Qualsiasi PDF che Jack invia può essere configurato con una determinata protezione ed una password gestita a livello di sistema. Quindi questa può essere una sicurezza aggiuntiva che l'azienda decide di impostare per configurare ad esempio che tutti i PDF che vengono inviati tramite Jack abbiano una password che è conosciuta a livello aziendale ma che al di fuori dell'azienda non può essere conosciuta e quindi il PDF non può essere aperto. Se adesso io inserisco la password, ecco, vediamo, spero che possiate vederlo, lo allargo con la dita, ecco qua ci dà una panoramica dell'utente, quindi con scadenze, ordini, bolle, impegni di pagamento, rischio, affidamento, la disponibilità e appunto lo status contabile, blocchi, riepilogo delle scadenze, storico, eccetera, eccetera. Quindi una panoramica a 360 gradi della situazione contabile di quel soggetto. Allo stesso modo del comando info, anche il comando view, ma tutti i comandi hanno anche qua la scelta multipla. Se ad esempio io inserisco un soggetto che Jack trova più volte in anagrafica, lui mi prende i primi risultati e mi permette di fare una scelta. Se non andasse bene, diciamo, quello che mi ha proposto, dovrei tornare indietro con back o con stop e dare un'altra un'informazione maggiore a Jack per dire ok, non posso dirti solo cerchi, ma devo darti qualche informazione in più di modo che vai a trovare esattamente il soggetto che volevo. Proviamo a vedere la situazione del soggetto Cecchi Luca. Apriamo sempre la solita password e qua, anche qua vedete la situazione con scadenze, ordini, bolle, il rischio, quindi una situazione appunto l'esposizione del cliente, quant'è il suo fido, quant'è quindi la disponibilità, il rating del cliente, del soggetto, riepilogo delle scadenze, di che tipo sono, rimesse dirette, effetti, quali sono gli impegni in pagamento, il totale per mese, lo storico degli anni, vedete fatturato, ecco qua, importo, documenti, nota di credito, giorni medi di pagamento, il residuo da pagare, insoluti, solleciti, quindi un'informazione completa dal punto di vista contabile su quel soggetto, direttamente sul vostro device, sul vostro computer, tramite file PDF. Il comando lock è un comando che è dedicato ad utenti con poteri amministrativi o che comunque possono gestire appunto le autorizzazioni a livello di blocco ordini, blocco spedizioni per un determinato cliente. Andiamo a vedere un esempio, prendiamo il cliente che avevamo visto prima, Garden Maestro, e andiamo a vedere quali sono il suo status a livello di nuovi ordini, spedizioni e produzione. Come vedete lui non ha nessun blocco, quindi può inserire nuovi ordini, può appunto anche inserire i suoi ordini possono appunto essere spediti. Andiamo
a vedere il comando lock per questo cliente, come funziona. Se io scrivo lock garden maestro, ok, ecco qua. Questo è un caso in cui andremo a usare il sistema multimessage di Jack01, perché Jack ci dice ok, il cliente che hai selezionato è Garden Maestro, ne ha trovato solo uno e quindi ce lo propone subito, e ci dice qual è lo status attuale, quindi ok, blocco ordini, status attuale sbloccato, blocco spedizioni, status attuale sbloccato, blocco totale, ok? Quindi qua si può scegliere che cosa fare. Premendo 1, ad esempio, dice ok, voglio bloccare gli ordini, ed ecco che qua Jack ci dice hai scelto blocco ordini, vuoi confermare? Premendo ok la scelta viene confermata, con back si torna al passo precedente, quindi questa è una regola della gestione multimessage, con back si va un passo indietro, con stop si interrompe la conversazione con Jack. Se io dicessi back, ok, a lui a questo punto mi richiede di nuovo, ok, Garden Maestro seleziona blocco ordini, spedizioni o totale. Proviamo a premere stop e Jack mi dice ok, il comando è stato annullato. Rifacciamolo, lock Garden Maestro, eccolo qua, lui mi chiede di nuovo, a questo punto gli chiedo blocca ordini, confermi, ok, operazione avvenuta con successo. Se torniamo dentro l'anagrafica, vediamo che appunto il cliente è bloccato, non può inserire più nuovi ordini, immediato, con un comando dal mio cellulare, dal mio device mobile, posso bloccare o sbloccare un cliente al volo, senza bisogno di chiamare nessuno, senza dover accedere a codice 01, ok? E se adesso dicessi nuovamente lock Garden Maestro, Jack mi dirà che appunto lo stato attuale del cliente a livello di ordini è bloccato, ok? Anche qui è attiva la gestione multipla. Se ad esempio io dicessi lock poinsettia, la prima cosa che mi chiede, vi ricordate c'era due clienti con nome poinsettia, sarebbe scegli il cliente, ok? E a questo punto iniziamo. Vuoi sbloccare? Vuoi bloccare? Eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo comando lock per utenti amministrativi ci è servito anche per vedere la gestione multimessaggio che, come dicevamo prima, Jack non si limita semplicemente a dare domanda e risposta, ma lui ad una domanda, ok, può fartene un'altra per avere più informazioni possibili e soprattutto tutte le informazioni necessarie ad eseguire il comando che gli è stato richiesto. L'ultimo comando che andiamo a vedere è il comando news, ma prima di parlarvi e illustrarvi questo comando dobbiamo parlare di un altro progetto che stiamo sviluppando in 01 Informatica, che ha raggiunto adesso la fase di beta e che si chiama J01 Query. A cosa serve questo progetto? Innanzitutto, in sinergia con Jack, riesce a far funzionare appunto il comando news, e questo J01 Query fa sì che si possa trasformare il dato, diciamo in qualche modo grezzo, che viene dalla vostra fonte dati, quindi dalle vostre anagrafiche, dai vostri documenti oppure dai vostri movimenti contabili eccetera, in un dato che sia accessibile molto velocemente in varie forme, in forma tabellare, in forma di grafico o anche in forma JSON, un formato che appunto adesso è il più usato, il più comune in tutto il mondo per fornire dati ad altri e quindi per l'interscambio dati sia fra persone sia fra macchine. Andiamo a vedere come funziona l'interfaccia di JSON Query, un'interfaccia molto semplice essendo ancora in fase beta, ma possiamo farvi vedere come funziona. Entriamo ad esempio nella tabella delle aliquote IVA. Come vedete adesso dentro questa tabella, e questo funziona per ogni tabella in codice 01, appare questa icona. Questa icona, cliccando, dà accesso alle funzionalità di J01 Query. Che cosa è successo in pratica? Ha copiato negli appunti l'informazione, la query appunto per accedere al dato della tabella dei codici IVA. In questo caso quindi entrando nella dashboard di J01 Query, nella gestione delle query, io posso aggiungere un nuovo elemento, dargli una parola chiave, la chiamo ad esempio IVA, tabella, gli do un nome descrittivo e qua incollo semplicemente quello che ho ottenuto con il click su codice 01.
Registrando, a questo punto io ho creato un nuovo elemento. Ma qual è la funzionalità più importante? Che adesso io posso accedere a questo elemento tramite una tabella responsive, okay? Quindi adattabile a tutte le dimensioni di schermo, che è direttamente esportabile su Excel, okay? tramite pulsante. E oltre a questo ho anche il dato JSON, che per molti di voi magari non è conosciuto, però questo è un formato che può essere direttamente interrogato da chiunque, da un collaboratore esterno o da altre persone che hanno bisogno di accedere ai vostri dati per utilizzarli in altre applicazioni, e quindi molto semplicemente siamo riusciti appunto a fornire informazioni ad una macchina o ad altre persone in modo agevole. Questo è un caso molto semplice, in quanto stiamo semplicemente accedendo ad una tabella, però possiamo vedere, vedendo queste slide intanto, che tutte le fasi che quindi coinvolgono la generazione di queste interfacce per fornire il dato ad altri vengono diminuite in termini di tempo notevolmente, e quindi anche in termini di costo per voi che avete commissionato il lavoro. Quali sono gli sviluppi futuri di questo J01 Query? Abbiamo intenzione e stiamo sviluppando di poter esportare la propria query non solo da tabelle di base, quindi alla data di oggi questo è già stato fatto, ma anche dalle applicazioni più importanti, quindi movimenti contabili, query documenti e statistiche. Questo che cosa vuol dire? Vorrà dire che il programma rispetterà le vostre selezioni, quello che avete voluto esportare, ad esempio da query documenti gli ordini dell'ultimo anno, oppure da statistiche, ad esempio il fatturato degli ultimi 24 mesi, movimenti contabili, eccetera. Quindi rispetterà le vostre selezioni e esporterà una query che potete direttamente portare in J01 Query e quindi fornire ad altri, oppure interrogare tramite quella tabella responsive che abbiamo visto da qualsiasi device e esportarla su Excel molto semplicemente. Se torniamo ad esempio indietro, qua adesso io avevo preparato delle query più complicate, testando anche le altre, appunto, gli sviluppi futuri di J01 Query, quindi l'esportazione dagli altri programmi. Se noi andiamo ad esempio a vedere questa, che sono le vendite degli ultimi 90 giorni per agente e gruppo, e andiamo sulla tabella, vedete che appunto anche qui posso avere le informazioni subito a portata di mano e esportarle anche direttamente in Excel. Come funziona quindi il comando news? Che cosa ha a che fare Jack con tutto questo? Per rispondervi dobbiamo tornare su Codice 01 e andare a vedere la tabella gestione news. La tabella gestione news è una tabella che è completamente personalizzabile per utente. In questa tabella voi potete inserire le interrogazioni che sono state create e appunto date a J01 Query. Come vedete qua abbiamo l'utente, il mio utente, e il nome appunto della query, dell'interrogazione, che riflette quelle che sono state inserite da quest'altra parte. Dove sta la magia? Sta nel fatto che grazie a J01 Query noi riusciamo a trasformare queste interrogazioni in elementi grafici, e fino ad ora ne abbiamo gestiti di 4 tipi, quindi un formato tabellare, un formato istogramma, un diagramma a torta e un grafico a linee. Queste 4 query servono appunto per mostrarvi la potenzialità del comando e per farvi vedere appunto qual è il risultato finale. Noi puntiamo molto su questo comando news perché può essere veramente una cosa utile sia da un punto di vista di controlling, per chi si occupa che ha mansioni di controllo, che ha bisogno di tenere i dati sott'occhio e di avere appunto accesso a determinate informazioni all'istante, che magari queste informazioni non è neanche così semplice trovarle all'interno di Codice 01. Quindi creando dei report specifici per quell'utente, semplicemente scrivendoli qua, oppure, quindi scrivendoli qua vuol dire commissionandoli e
e appunto a trovarseli qua, oppure con lo sviluppo futuro di J01 Query esportarli direttamente dalle applicazioni, avere appunto il vostro comando news completato, quindi il vostro giornale quotidiano. Questa è l'idea, quindi è come se Jack vi portasse tutti i giorni il giornale o all'ora che volete voi, con le vostre informazioni e tutto quello che volete. Qua io ho creato un caso particolare, cioè mi sono immaginato un utente che è una specie di capo area, cioè che ha sotto di lui diversi agenti e che deve controllare appunto le vendite e l'andamento del lavoro di questi agenti. Quindi ho creato diversi report, quindi un report a histogramma che ripartisce le vendite fra gli agenti in base al gruppo merce ovviamente, l'andamento delle vendite degli agenti all'interno dell'anno, il totale vendite per agente nell'anno corrente e le vendite degli ultimi 90 giorni per agente per ogni gruppo. Questi è per farvi vedere a livello grafico come appaiono queste informazioni. E quindi anche per darvi la possibilità di pensare, di appunto immaginare a tutto quello che è possibile fare e a cosa potrebbe essere utile a voi stessi, e quindi semplicemente chiedercelo e averlo. Allora, facciamo a questo punto la prova. Il comando news non ha parametri, è semplicemente news, ok? Inviandolo, Jack vi genera subito il vostro giornale e attenzione, questo è in tempo reale, non è di nuovo un dato archiviato, non ha bisogno di calcoli notturni, non ha bisogno di nessuna attivazione di secondo tipo. Qua il dato viene letto in tempo reale dal database come lo volete voi, come è stato deciso dall'interrogazione che è stata data a J01 Query. Apriamolo a questo punto e vediamo che cosa abbiamo. Lo ingrandisco un po'. Quindi abbiamo, come vedete, ha proprio la forma di un giornale, ok? È un file PDF, quindi anche qui stampabile, inviabile per email, eccetera. E qua abbiamo vari report, quindi un grafico a torta con le vendite, la ripartizione per le vendite per ogni agente nell'anno corrente, l'andamento, come vedete, ok? Per degli agenti che ho sott'occhio per ogni mese, e qua in ascissa ho il valore, nell'ordinato il mese, quindi dato temporale in ascissa, valore in ascissa, valore sull'ordinata, e ripartizione gruppi fra agenti anno corrente. Questo è un istogramma dove per ogni gruppo viene specificato ogni agente, che è un colore diverso, l'agente 5 è di colore rosso, l'agente 14 è di colore blu, e via così, quanto è stato venduto, e poi un diagramma a tabella, ok? Ordinato per gli ultimi 90 giorni per agente e gruppo, ok? Zoomiamo un attimo, eccolo qua. Qua c'è un rimando anche alla query table che abbiamo visto prima, alla tabella che è direttamente accessibile da J01 Query. Se infatti andiamo a cercare questo, sales 90 days, eccola qua, possiamo andare infatti query table e avere il dato, esportarlo su Excel, fare filtri, eccetera. Quindi questo è il comando news, che è appunto uno dei comandi che permette di dare spazio alla fantasia, di appunto plasmare esattamente il comando come lo vogliamo e appunto per chi lo vogliamo, quindi per più utenti, per un singolo utente, quindi esattamente il dato come lo vogliamo, scritto una volta e accessibile per sempre in ogni momento. Questo è il comando news, è l'ultimo comando che vediamo, però non è finita qui, perché non siamo solo noi che diamo l'input a Jack, ma spesso è anche Jack che ci dice qualcosa. Siamo arrivati all'ultima parte di questo video e adesso vedremo le situazioni dove è Jack a dirci qualcosa, a comunicarci, a avvertirci di eventi che sono accaduti dentro Codice 01 e che richiedono la nostra attenzione. Allora, per vedere questi casi, ne sono diversi, ho creato alcuni esempi. Innanzitutto ho simulato che il mio ID Telegram sia associato ad un cliente, questo Poinsettia World, con il riferimento al mio nome. Ok?
Se andiamo a inserire un nuovo ordine, adesso, abbiamo attivato su questo sistema una messaggistica istantanea di Telegram, di modo che all'inserimento di ogni ordine, ok, se ci sono riferimenti Telegram inseriti, il programma invii istantaneamente una comunicazione al cliente in oggetto. Proviamo a registrare ed eccolo qua, vedete che è apparso subito il messaggio sul mio telefono che dice che il mio ordine è stato inserito correttamente. Questo è un avviso che può essere molto utile appunto per tenere conto, per avvertire il cliente di situazioni che necessitano della sua attenzione, ma non solo, ecco, in qualsiasi punto di codice 01 è possibile inserire avvisi che vengano inviati direttamente a un device Telegram per qualsiasi evento succeda, perché come abbiamo detto all'inizio Jack è completamente integrato con codice 01. Andiamo a vedere quindi un'altra funzionalità che abbiamo implementato in codice 01. L'ordine che abbiamo appena inserito, proviamo ad inviarlo. Come sapete codice 01 fino ad oggi gestiva invii in molteplici modi, quindi invio via email, stampa, fax, sms by email, eccetera. Da oggi è possibile inviare qualsiasi documento all'interno di codice 01 tramite Telegram. Vedete che qua c'è una nuova colonna appunto con l'icona di Telegram. Il programma riconoscerà automaticamente qualsiasi ID Telegram che è stato inserito in rubrica, permettendovi quindi di scegliere o inserirne uno nuovo. E qua andiamo ad esempio a scrivere anche un messaggio personalizzato per questo invio. Se adesso premiamo conferma, esattamente come inviassimo una mail, il messaggio viene inviato via Telegram ed eccolo qua che arriva. Quindi conferma dell'ordine, il messaggio mio personalizzato, cordiali saluti, e qua abbiamo il PDF che possiamo, come tutti gli altri, aprire appunto e utilizzare le funzionalità di sistema per gestirlo. L'ultimo esempio che andiamo a vedere riguarda quelle situazioni in cui un evento all'interno di codice 01 non richiede l'attenzione solo di una persona, ma di un gruppo di persone, quindi di più persone che collaborano sullo stesso argomento, come può essere la contabilità, le vendite, le spedizioni o, come nel mio esempio, il budget. Su Telegram è possibile creare gruppi di utenti che quindi condividono la stessa chat e che possono scambiarsi informazioni all'interno dello stesso gruppo, anche al di fuori della normale gestione di Jack. Proviamo a fare un esempio, creiamo un nuovo gruppo, ok? E questo gruppo innanzitutto ci aggiungiamo Jack, ok? E poi aggiungiamo due miei colleghi per fare un esempio più valido. Ok, lo chiamiamo budget. Perfetto. Ok, la prima cosa da fare è di questo gruppo rendere innanzitutto Jack amministratore, promote to admin, di modo che possa appunto ricevere i messaggi inviati all'interno del gruppo. E adesso se scriviamo ciao, vediamo che Jack ci risponde, ma in modo leggermente diverso dal messaggio inviato in una chat privata. Ci dice il codice di questo gruppo è questo, ok? Un numero negativo. E questo è importante perché in varie parti di codice 01 abbiamo introdotto e introdurremo anche la possibilità appunto di inserire questo codice gruppo per inviare un messaggio in broadcast, quindi al gruppo, quando si verificano determinati eventi. Qua siamo all'interno del budget di vendita e nei parametri possiamo inserire appunto questo ID gruppo Jack per broadcast budget definitivo. Chi di voi gestisce il budget sa bene che una volta registrato si può rendere il budget definitivo, di modo appunto che sia noto a tutti che il budget è terminato. Andiamo quindi a inserire questo codice gruppo. Lo scriviamo, meno 8583266662. Ok, adesso registriamo. Perfetto. Ok, andiamo quindi a registrare il nostro budget, ok? Mettiamo la spunta definitivo
e vediamo che cosa succede. Eccolo qua. Al gruppo è arrivato un messaggio da parte di Jack che dice: il budget di vendita 2023 è definitivo, è stato reso definitivo da quest'utente a questa data e ora. Questo per farvi capire la potenzialità e il fatto che, essendo completamente integrato in codice 01, qualsiasi evento accada in codice 01, qualsiasi evento può essere inviato istantaneamente a un utente o a un gruppo di utenti. Siamo quindi giunti alla fine del video, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, quali sono le vostre impressioni, se avete dubbi o domande contattateci, diteci quali sono le vostre idee e che cosa fareste imparare a Jack per migliorare il vostro business. Quindi per adesso da me e da Jack una buona serata, ciao!